Per realizzare il nostro top ci serviranno 100 g del cotone Friends Cotton 8/4 DOB nella colorazione 56 e 100 g dello stesso cotone però nella colorazione 54. Poi ci servirà un metro, delle forbici, un ago da lana e un uncinetto numero 3. Se non l'hai ancora fatto ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come 1000 Creazioni Sonia. Prima di iniziare il vostro top vi servirà la circonferenza del seno, nel mio caso 80 cm, e siccome il nostro top è lavorato a pannello, questa circonferenza in realtà l'andremo a dividere, quindi lavoreremo pannelli di 40 cm. Dovete andare a fare poi un campione per vedere la vostra tensione del filo. Io l'ho già realizzato e per avviare 40 cm di lavoro devo avviare 88 catenelle. Naturalmente questo numero può variare a seconda sia del filo che utilizzate e sia della vostra tensione, quindi della vostra manualità. Io inizio il mio top con il filo rosa, quello più scuro. Voi naturalmente potete farlo o tinta unica, quindi con un unico colore, o utilizzare diversi colori e iniziare con il colore che più vi piace. Avvio 88 catenelle più una catenella in più per andare a girare il lavoro, quindi per un totale di 89 catenelle. Ho realizzato le mie 88 catenelle e adesso vado a realizzare l'89esima che mi servirà per girare il lavoro. Adesso vado e realizzo il primo giro a maglia bassa, quindi vado a realizzare una maglia bassa in ogni catenella. Una volta finite le maglie basse, possiamo iniziare a lavorare il nostro punto. Il nostro punto sarà composto sempre di maglie basse alternate a una catenella. Adesso vi faccio vedere, proseguiamo sempre con lo stesso colore. Una catenella per girare il lavoro, giriamo il nostro lavoro e andiamo a fare nei bordi, dobbiamo fare 2 maglie basse. Sarà così per tutti i giri. Fate le 2 maglie basse, posso iniziare con il mio punto. Inizio facendo una catenella, quindi realizzo una catenella, salto la maglia di base e mi sposto nella successiva, faccio una maglia bassa, di nuovo una catenella, salto la maglia di base, mi sposto nella successiva e faccio una maglia bassa, catenella, salto la maglia di base, mi sposto nella successiva e faccio una maglia bassa. Devo proseguire in questo modo per tutto il giro, quindi catenella, salto la maglia di base, mi sposto nella successiva e faccio una maglia bassa. Una volta arrivati a fine giro vi faccio vedere come concludere, perché dovremo fare ugualmente le 2 maglie basse a fine del nostro giro, però come le abbiamo fatte all'inizio le faremo alla fine. Siamo a fine giro, qui ho la mia maglia bassa, la mia catenella, devo saltare qui il punto di base e vado a lavorare una maglia bassa nella maglia successiva. A questo punto nel lavoro rimangono solo 2 maglie basse e come per inizio giro, anche per fine giro dobbiamo finire con 2 maglie basse, in modo da fare i laterali più rifiniti del nostro top. Quindi cosa facciamo? Qui i prossimi giri non andiamo a fare, scusatemi, le prossime maglie non andiamo più a fare la catenella, ma andiamo semplicemente quindi a lavorare le 2 maglie basse. Quindi a fine giro avremo un totale di 3 maglie basse. Siccome dobbiamo fare sempre 2 giri
del punto sia di un colore che dell'altro, faccio vedere come proseguire con il secondo giro, sempre con lo stesso colore. Nel giro successivo ancora invece andremo a cambiare colore. Il punto si ripete sempre uguale, quindi vi faccio vedere ora. Andiamo a fare una catenella per girare il giro. Ci ritroviamo quindi all'inizio, dobbiamo fare le 2 maglie basse, queste sempre. Qui abbiamo una maglia bassa, vedete? Quindi noi cosa dobbiamo fare? Come abbiamo fatto prima, una catenella e andiamo a realizzare la maglia bassa qui dove prima abbiamo fatto la catenella. Quindi in questo giro alterniamo, dove c'era la maglia bassa facciamo la catenella e dove c'era la catenella entriamo per fare la maglia bassa. Quindi di nuovo catenella, salto la maglia bassa del giro precedente e mi infilo nel forellino che si è creato con la catenella e lì faccio una maglia bassa. Di nuovo catenella, salto la maglia bassa sottostante e mi infilo dove ho realizzato la catenella e si è formato il buchino e lì faccio un'altra maglia bassa. Devo proseguire in questo modo fino a fine giro. Ma alla fine anche di questo secondo giro vi faccio vedere nuovamente come andare a concludere il giro. Quindi qui ho fatto una maglia bassa, devo fare una catenella, salto la maglia bassa sottostante e vado a inserirmi nel forellino dove si è creato con la catenella e faccio una maglia bassa. Adesso vedete rimangono le ultime 2 maglie che sono maglie basse e noi dobbiamo concludere il giro appunto con le 2 maglie basse. Quindi vado a lavorare semplicemente quelle 2 maglie basse con altre 2 maglie basse in questo modo. E il nostro secondo giro è concluso. Vedete, inizia a vedersi anche la trama del punto. Adesso dobbiamo andare a cambiare filo. Quindi prendiamo il nostro filo rosa o del colore che avete scelto. Lo andiamo a posizionare con l'estremità accanto all'altro filo in questo modo. Teniamo bloccato con pollice e indice. L'ho già posizionato nella mia mano e vado a fare la catenella che ci serve per girare il lavoro appunto con l'altro colore. Giro il lavoro, il cordino qui che ci avanza me lo porto dietro per un paio di punti. Il filo invece dall'altro colore deve rimanere attaccato al nostro lavoro, quindi lo lascio libero perché ci servirà fra altri 2 giri per cambiare nuovamente colore. Sistemo qui, chiudo un pochettino la catenella che si allenta e vado a fare come ho fatto i giri prima, quindi nelle prime 2 maglie faccio 2 maglie basse, una e 2 e in questo modo sono andata a bloccare il filo. Poi successivamente lo vado a bloccare bene con l'ago in modo che non sfugga via. Adesso vedete qui ho una maglia bassa e poi la catenella, quindi vado a fare una catenella, salto la maglia bassa di sotto e vado entro dove si è formato il buchino della catenella e faccio una maglia bassa. Di nuovo una catenella, salto la maglia bassa sottostante e nel forellino della catenella vado a fare una maglia bassa. Devo proseguire in questo modo per tutto il giro. I giri sono identici a questi che vi ho fatto vedere, quindi completate quest'altro e ne fate un altro. Vi faccio poi così vedere nuovamente come andare a cambiare il filo. Abbiamo concluso anche il secondo giro del colore rosa chiaro. Adesso dobbiamo nuovamente andare a cambiare filo, quindi come ho fatto prima, vedete in questo caso il filo è già attaccato, quindi lo passo sopra e passo sotto invece il rosa chiaro. Tengo tutto il più stretto possibile e con il rosa scuro vado a fare la catenella per girare il lavoro.
giro il lavoro e vado a rifare di nuovo il giro. Quindi le 2 maglie basse iniziali, poi una catenella alternata a una maglia bassa. Quindi dobbiamo alternare questi colori per tutto il nostro lavoro. Ricordatevi sempre che i fili non vanno staccati, perché mano a mano che poi cambiamo il filo ce lo portiamo su, come vi ho appena fatto vedere. Come potete vedere, io ho già realizzato il primo pannello e ho realizzato un totale di 51 giri. Il pannello, ahimè, non si vede tutto nell'inquadratura perché rimane un po' più grande. Una volta realizzati 51 giri, che equivalgono nel mio caso a 18 cm circa, se voi volete farlo più lungo, il top, aumentate i centimetri e quindi i giri. Quindi una volta fatti questi giri vi faccio vedere come andare a rifinire il primo pannello. Questo è il secondo pannello concluso. Adesso devo andare a fare la rifinitura in tutto il pannello. Vi faccio vedere come fare. Andrò a fare una semplice rifinitura a punto basso. Quindi, come abbiamo fatto prima, in realtà vado a cambiare il filo e vado ad utilizzare il filo più chiaro, in modo da dare un leggero contrasto. Ho fatto una catenella, giro il lavoro e in questo caso vado a mettere il filo rosa più scuro lungo il mio lavoro, perché andrò a lavorarlo insieme alle maglie basse in modo da andare a bloccarlo. E adesso devo lavorare maglie basse, quindi una l'ho già fatta, la seconda, terza. Vedete, qui c'è il forellino dove abbiamo fatto in realtà la catenella. Io mi inserisco qui e faccio una maglia bassa, poi nella successiva un'altra maglia bassa, così fino a fine del giro. Una volta arrivati a fine del giro vi faccio vedere come andare a lavorare l'angolo, così poi potete lavorare tutti gli altri laterali tranquillamente da soli. Sono arrivata a fine del mio giro, vedete? Adesso sono qui all'angolo, mi manca l'ultima maglia che vado a lavorarla normalmente e devo andare a girare il lavoro per proseguire la rifinitura sul lato. Quindi che vado a fare? In realtà vado a fare una seconda maglia nella stessa maglia che ho realizzato. Quindi nell'ultima maglia di ogni giro io vado a realizzare 2 maglie basse in modo da fare l'angolo. Adesso devo proseguire a fare maglie basse. Qui non abbiamo delle catenelle da seguire, ma dobbiamo ricordarci che per ogni colore noi abbiamo fatto 2 giri, quindi devo fare 2 maglie basse nel rosa più scuro, che in questo caso erano questa maglia bassa e la maglia bassa dell'angolo, 2 maglie basse per il rosa chiaro, 2 per il rosa scuro e così via. Quindi entrerò qui e avrò fatto una maglia bassa e poi entrerò in quest'altra e così avrò fatto anche la seconda e proseguirò in questo modo per tutto il laterale. Una volta che arriverete all'angolo, in questo punto proseguirete e fate di nuovo 2 maglie basse nello stesso punto, per poi proseguire a lavorare qui le maglie basse. In questo punto le maglie basse dovete andare a prendere l'unica costina della maglia della catenella iniziale, l'unica che è rimasta, quindi andate a lavorare le maglie basse qui, in questi punti. Una volta arrivati a quest'altro angolo, faccio 2 maglie basse e poi proseguo come vi ho appena fatto vedere, quindi come abbiamo fatto per quest'altro laterale. Una volta poi arrivati qui vi faccio vedere come andare a fare la chiusura invisibile in modo che non si veda il nodino di chiusura. Fine
nella nostra rifinitura. Come potete vedere, qui ci sono nello stesso punto due maglie basse, quella di inizio proprio del giro di rifinitura e quella della fine. Adesso nel primo pannello vado a tagliare il filo direttamente con le forbici e vi faccio vedere come fare la chiusura invisibile senza fare qui nessuna catenella. Nel secondo pannello, che nel mio caso è questo, vado per unire a realizzare una maglia bassissima, ma lascio ancora il filo attaccato perché ne approfittiamo, visto che è già attaccato, per poi andare a cucire direttamente un lato con il filo già attaccato. Se voi preferite potete anche staccarlo, fare anche qui la chiusura invisibile che vi faccio vedere e andare poi a cucirlo con l'ago da lana. Ecco qui il primo pannello, io ho già inserito il filo nell'ago da lana e adesso andiamo a realizzare la chiusura. Quindi con l'ago entro nella prima maglia del giro di rifinitura, in questo modo, vedete, prendendo tutte e due le costine della maglia. Faccio passare il filo, non stringo tantissimo. A questo punto entro tra le costine, quindi proprio all'interno della maglia, vedete, dell'ultima maglia, in questo modo, e faccio passare il filo. Anche qui non devo stringere tantissimo. Giro il lavoro, entro in una maglia e vado a fare un nodino in modo da chiudere il lavoro senza andare a chiudere tantissimo, perché se no non si vedrebbe qui la maglia che abbiamo appena creato. A questo punto, una volta fatto il nodino, quindi bloccate il filo, posso andare a nascondere il filo all'interno qui del bordo e a questo punto posso andare a eliminare il filo in eccesso. E questo è il primo pannello concluso. Il secondo abbiamo detto che lasciamo invece il filo attaccato. Adesso vi faccio vedere come andare a cucire i due pannelli insieme. Come potete vedere, il pannello di sotto ha il dritto verso l'alto, invece il pannello di sopra ha il dritto verso il basso. Quindi metto i due pannelli uno sopra l'altro, dritto verso dritto. A questo punto il pannello di sotto, nel mio caso, è quello che ha il filo ancora attaccato. Se abbiamo lavorato bene qui i bordi, abbiamo lo stesso numero di maglie. A questo punto giro il lavoro tenendoli insieme e sempre dritto contro dritto. In questo modo faccio una catenella, entro nella prima maglia bassa che mi ritrovo di uno dei due pannelli ed entro anche nella maglia bassa corrispondente nell'altro pannello. Quindi sto attenta a evitare l'ultima maglia del giro, dell'ultimo giro. Non prendo questa, prendo questa. E vado a realizzare maglia bassa. Mi sposto nella maglia accanto e faccio la stessa cosa nell'altro pannello. Mi sposto nella maglia accanto, le prendo tutte e due e nuovamente faccio una maglia bassa. Ripeto questo procedimento per tutto il laterale. Lavorato tutto il nostro laterale, siamo arrivati alla fine. Qui andiamo a fare una catenella e posso andare a tagliare il filo. Questo filo con l'ago da lana lo vado a disperdere all'interno della lavorazione, come abbiamo fatto per l'altro.
A questo punto, se avete anche dei fili che avete bloccato sempre all'interno della lavorazione, come nel mio caso, se non li avete ancora eliminati, potete eliminarli. Adesso dovete fare la stessa identica cosa anche da quest'altro lato. Io ho finito di cucire tutti e due i laterali, vado a girarlo e questa è come viene la cucitura con il punto basso all'interno. Vedete? Questo è quello che si vedrà poi una volta indossato il top. Io ho già realizzato la prima bretella. Vedete? La bretella è divisa in due parti, io l'ho già legata, ma in realtà come potete vedere, non sono legate, le andremo poi a legare facendo un fiocchetto e prendendo bene così la misura della nostra spalla. Adesso vi faccio vedere come andare a fare l'altra. Come prima cosa dovete andare a misurare 10 cm, quindi qui dalla cucitura 10 cm, in questo modo. E andate a mettere un marcapunti nella maglia che corrisponde al centimetro zero. Io ho già calcolato, come potete vedere, ho già messo i marcapunti, ho già contato le maglie, sono 21 maglie da questo lato e 21 da quest'altro, perché tanto basta prendere giusto la misura del primo lato. Una volta che sapete quante maglie sono, contate nel secondo lato e mettete il marcapunti. Questo va fatto sia per un lato e sia per l'altro. Una volta appunto che sapete quante maglie lasciare dalla cucitura, possiamo andare a sviluppare le nostre bretelle. Io ho deciso di continuare l'alternanza dei colori, quindi ho fatto il bordino di rifinitura con il rosa chiaro e adesso per le bretelle uso il rosa scuro. Prendo il mio filo, lascio un pochettino di filo perché così poi possiamo andare a bloccarlo in tranquillità dopo, e vado a fare il mio cappietto. A questo punto entro nella maglia a fianco al marcapunti, rientro con l'uncinetto nel cappietto e lo porto all'esterno e chiudo con una catenella. Adesso dobbiamo fare catenelle. Io ho realizzato un totale di 80 catenelle. Se voi volete il fiocchetto più lungo, più grande, arrivate anche a 100 e più catenelle. Il minimo è 80, non scendete sotto gli 80. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una volta che avete realizzato le 80 catenelle, andiamo a fare una 81esima catenella che ci servirà per girare il lavoro e andremo a realizzare maglie basse. Quindi in ogni singola catenella facciamo una maglia bassa. Abbiamo lavorato tutte le nostre 80 catenelle e quindi siamo di nuovo qui al top. Adesso dobbiamo andare a bloccarlo. Non lo andiamo a bloccare nella stessa maglia in cui abbiamo fatto le catenelle, ma mi sposto appunto nella maglia successiva, che è quella col marcapunti, e vado a fare una maglia bassissima, una catenella, e posso tagliare il filo. Lo taglierò con un po' di filo in modo che poi possa andare a nascondere i fili tranquillamente. Adesso giro il lavoro in questo modo. Vedete qui i due cappietti, io vado a bloccarli facendo 2 nodini. Questi 2 nodini non si vedranno perché rimarranno all'interno del nostro top. A questo punto posso togliere i marcapunti e con la codalana vado a eliminare e nascondere quindi queste codine all'interno del mio top. La stessa cosa che ho fatto qui vado a farla dall'altra parte, identica. Come l'ho fatta da questo lato, la andrò a fare da quest'altro lato. Una volta che avrete fatto quindi tutte e due le bretelle, si può andare a realizzare il fiocco per andare a chiudere la bretella.
Naturalmente poi voi lo misurate e andrete a fare il fiocco in base alla vostra spalla. Queste sono le 2 bretelle concluse e il nostro top è finalmente concluso. Mi dispiace solo non riuscire a inquadrarvelo proprio qui visto bene, ma se volete rivederlo bene potete andare di nuovo a inizio video dove ve lo mostro indossato. Spero che questo video vi sia piaciuto, se non l'avete ancora fatto vi ricordo di lasciare un like che è molto importante e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!